fra i tanti taccuini, oggetti, penne, inchiostri che arrivano sulla mia scrivania, arrivano anche dei kit come questi, Campo Marzio Design. Dico kit perché, come vedete, c'è innanzitutto un midori, un taccuino, chiamatelo come volete, elegantissimo, due colori, questo celeste magnifico e questo arancione altrettanto, guarda caso, sono tra i miei colori preferiti. E poi questa stilografica, dalle quali, vi dico la verità, in genere mi tengo un po' alla lontana, nel senso che di solito si tratta di penne fatte un po' più per essere guardate, ammirate, che per essere utilizzate nella scrittura. E quindi parto generalmente un po' prevenuto. E invece anche in questo caso sono stato smentito perché la penna è bella ma scrive anche bene, in quanto non è una penna costosa. Forse il kit, diciamocelo onestamente, vale più per quel taccuino in una pelle così bella che per la penna e l'inchiostro. Beh, ma l'inchiostro, anche l'inchiostro è un bel inchiostro. Del resto avevo già provato, credo siano già presenti sul canale, le prove del nero chierico, di altri inchiostri, delle penne dello shop del Vaticano, per intenderci, ma comunque sempre Campo Marzio stiamo parlando, 3 inchiostri assolutamente interessanti. Ma come vedete questo taccuino è bello, ha una pelle morbida, la carta è buona per scrivere, quindi già questo vale il viaggio. Veniamo alla penna. La penna ha una finitura che ci viene descritta come filigrana, una penna che non è in metallo massiccio ma ha questo disegno, questa finitura anche elegante se vogliamo, che certamente la rende più pesante rispetto ad una penna in resina, ma la parte veramente pesante è il cappuccio, perché lì c'è veramente del metallo, e anche la parte sommitale, questa resina che sembra quasi un metacrillato, bello lucido, si fa sentire. Inoltre il cappuccio è rivestito internamente così come la penna e complice la clip ha il suo bel peso. Lo avvertiamo quando andiamo a calzarlo, cosa che io mi guardo bene dal fare, e proviamo a scrivere. Il caricamento è a cartuccia. C'è anche una bella filettatura. Come potete vedere c'è la parte in metallo, c'è la parte poi rivestita, quella in resina. Sì, la penna è fatta bene, sentite come cinguetta quando vado a chiuderla. La penna è fatta bene per essere, insomma, la penna che è, lo ripeto, non ha un costo eccessivo, ma è più il ricordo che uno si porta a casa acquistando una penna come questa. Poi c'è anche la bolla papale, non lo so, la descrizione fatta così, insomma, diciamo che fa parte di quelle penne più emozionali che penne che si scelgono proprio per avere l'oggetto di scrittura. Non è una bolla papale, ovviamente scherzavo, ma è la descrizione della penna, dell'inchiostro, con un po' anche di storia che contorna l'acquisto. Andiamo a metterla alla prova perché la sorpresa è stata lì. Mi aspettavo un pennino un po' rozzo, insomma, fatto come molte volte capita purtroppo fra gli iridium point, nel senso che quelli fatti bene scrivono davvero bene, guarda caso questa, ma altri sono insomma un po' approssimativi. Mi aspettavo una penna un po' così difficile da governare perché sbilanciata, e invece, guarda, sembra persino leggera. Si controlla molto bene, il pennino è un fine
direi proprio centrato, eroga bene l'inchiostro è un bel inchiostro, ma cosa volete di più? Insomma, quasi quasi mi sono anche divertito ad utilizzarla, perché quando una penna tira fuori un po' l'estro, la creatività, vuol dire che è già entrata in sintonia con le nostre mani, con il nostro modo di scrivere. Se invece la prova è soltanto una prova così per provarla, vuol dire che insomma è un test e nulla di più. Qui invece c'è proprio la voglia di metterla alla prova con il corsivo, con qualche grafia un po' più libera, con anche provare quanto è preciso il pennino. Insomma, un pennino, una penna, divertente, e poi tutto sommato, devo dire la verità, che appoggiata sulla scrivania fa anche la sua figura. Insomma, tutte le mie credenze, il fatto che ero un po' prevenuto, sono stato smentito dalla prova di questa penna. Quindi bene così. Ancora una volta, le cose bisogna provarle, toccarle con mano. Non c'è altra spiegazione, non c'è nessun youtuber, nessun amico che potrà dirvi questa è magnifica, finché non la provate con le vostre mani. Misure, pressione della scrittura, soltanto la vostra, quelle degli altri contano senz'altro meno. Ed allora, cari amici, vi lascio a qualche immagine e vi saluto, tenendomi ben stretto questo taccuino che veramente mi è piaciuto molto, e la sorpresa di questa stilografica che scrive davvero, davvero bene. Ciao a tutti e alla prossima!